Ciao a tutti! Sapete dove si trova la città con il centro medievale più grande d'Europa? Nel Lazio. E in questo video vi mostreremo come in questa regione non ci sia solo Roma. Oggi siamo a Viterbo, ad appena 80 km dalla capitale e sotto la Toscana. Siamo nell'Alto Lazio, in una città che, secondo la leggenda, fu fondata da Ercole in persona. Lui fu sfidato dagli Etruschi a dar prova della sua forza, così conficcò una lancia nel terreno, dal cui foro uscì l'acqua salubre delle sorgenti viterbesi, apprezzate da Etruschi, Romani, Papi e persino decantati da Dante. In questo video scopriremo le 10 attrazioni principali di questa città, spesso sottovalutata dai turisti. 10. Piazza San Lorenzo. Consigliamo di parcheggiare la macchina presso il parcheggio gratis che si trova vicino all'ascensore, anch'esso gratuito, di Valle Faul, con il quale poi potrete giungere senza fatica fino alla famosa Piazza San Lorenzo. Perché sì, Viterbo sorge su un colle. Ed è così che si apre davanti a noi la piazza, dominata dal Duomo e dal Palazzo dei Papi, di cui possiamo vedere qui l'elegante loggiato e qui l'edificio. 9. Palazzo dei Papi. Pochi sanno che Viterbo è stata per alcuni decenni, nel XIII secolo, residenza dei Papi. Alessandro IV era infatti mal visto dalla nobiltà romana, quindi si esiliò a Viterbo per non avere noie. Questo è il loggiato, da cui possiamo fare delle splendide fotografie dalla terrazza. Ma ora entriamo dentro, nella sala del conclave, chiamata così perché qui si tenne il conclave più lungo della storia, che durò ben 1006 giorni. Splendida la sala del Gualterio, dove possiamo guardare gli affreschi. Inoltre qui è esposto il polittico quattrocentesco dedicato a San Giovanni Evangelista. 8. Duomo di San Lorenzo. Uscendo in piazza San Lorenzo, vediamo da fuori la cattedrale. La chiesa, come la vediamo oggi, è del XII secolo e fu costruita sopra la vecchia chiesa di San Lorenzo del VII secolo, che a sua volta fu costruita sopra un tempio pagano dedicato al mitico fondatore della città, Ercole. All'interno vi sono le tombe di 2 papi, Alessandro IV, che spostò la sede papale a Viterbo, e Giovanni XXI, unico papa di origine portoghese, che morì proprio nel Palazzo dei Papi a causa di un crollo della struttura. 7. Museo Colle del Duomo. Da Piazza San Lorenzo si può accedere al Museo del Colle del Duomo, dove si può visitare innanzitutto la sagrestia. Nel museo sono esposti alcuni reperti dall'epoca etrusca in avanti. Infatti si favoleggia che Viterbo fosse al centro di una tetrapoli etrusca, con la sigla Faul o Favl, che sta per Fano, Arbano, Vetulonia e Longula. Molti anche i reperti di epoca romana, che fecero della città un presidio militare e luogo di culto di Ercole. 6. Palazzo dei Priori. Andiamo in piazza Plebiscito, dove fin dal Medioevo si trova il centro amministrativo della città. Qui è notevole e si può visitare il Palazzo dei Priori, oggi sede del comune. Il palazzo, come vedremo, contiene al suo interno splendide sale, una più bella dell'altra. Qui vediamo la Cappella Palatina che si trova presso l'ingresso, con gli affreschi del Seicento. Attraversato il corridoio c'è la Sala della Madonna, con affreschi del Quattrocento dedicati al santuario di Santa Maria della Quercia, non lontano da Viterbo. Eccoci ora nell'adiacente Sala Regia, la più importante dell'edificio, ancora oggi utilizzata dal comune. Il ciclo di affreschi, cinquecentesco, mostra i diversi personaggi legati alla storia della città, sia reale sia mitologica, partendo da Noè fino al XVI secolo. Questa è la Sala del Consiglio, che è usata tuttora per le sedute del Consiglio comunale. Gli affreschi cinquecenteschi mostrano i personaggi mitici e non fondamentali per la storia di Viterbo, partendo nuovamente da Noè e passando per Carlo Magno.
In ultimo, possiamo vedere qui la Sala dei Paesaggi, con affreschi settecenteschi. 5. Santuari di Santa Rosa. Pochi sanno che Viterbo ha una propria santa, che però non è ufficialmente tale. Il processo di canonizzazione non si è mai concluso. Si tratta di una predicatrice viterbese che morì nel 1251, a soli 17 anni. Prese posizione a favore del Papa nella lotta con l'imperatore Federico II e per questo fu esiliata da Viterbo, dove tornò solo dopo la morte di quest'ultimo. In questo santuario, oltre al corpo della santa, possiamo vedere diversi cimeli. 4. I facchini di Santa Rosa. Ogni anno, il 3 settembre, si svolge a Viterbo la manifestazione nella quale i facchini portano in spalla, in processione, una enorme macchina dedicata a Santa Rosa. Si può apprendere di più su questa curiosa usanza nel Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, in cui è esposto anche il peso di 150 kg che gli aspiranti facchini devono essere in grado di trasportare a spalla per superare la prova. 3. Chiesa di San Giovanni Battista. La chiesa più spettacolare di Viterbo è sicuramente quella dedicata a San Giovanni Battista, in stile barocco seicentesco. All'interno è notevole la volta affrescata, con una falsa prospettiva che mostra l'Empireo. 2. Chiesa di Santa Maria Nuova. Eccoci ora invece presso una delle più antiche chiese di Viterbo, la cui consacrazione risale al 1080. Pare che proprio da questo pulpito predicò Tommaso d'Aquino, filosofo e dottore della Chiesa. Gli affreschi che possiamo vedere spaziano tra il 200 e il 400. 1. Viterbo sotterranea e Museo dei Templari. Viterbo era un'importante tappa lungo la via Francigena, che dal nord Europa conduce a Roma e poi verso la Puglia, a cui si giungeva per imbarcarsi per la Terra Santa. I Templari, che avevano il compito di difendere i pellegrini e i luoghi sacri, avevano qui a Viterbo un avamposto ed è possibile visitare questo museo che contiene diversi cimeli. Inclusa nel biglietto è la visita alla Viterbo sotterranea, ma evitate se siete claustrofobici. Ci lasciamo con queste immagini del caratteristico medievale quartiere San Pellegrino, con la speranza di avervi fatto conoscere questo angolo di Lazio e, perché no, di avervi spronati a fare una visita prima o poi. Non dimenticate di iscrivervi e alla prossima!